Scusa, lo so, sono in ritardo. Il tram si è fermato in mezzo al ponte e siamo rimasti lì 10 minuti senza nessuna spiegazione. Giovanni, meglio tardi che mai, dai. Siediti, che il microfono è già acceso. Aspetta, davvero? Stiamo già registrando. Certo che stiamo registrando. E sai una cosa? Hai appena regalato ai nostri ascoltatori la prima frase della puntata, senza nemmeno accorgertene. Io? E quale sarebbe? Meglio tardi che mai. L'ho detta io, va bene, ma l'occasione l'hai creata tu. È una di quelle frasi che noi italiani usiamo continuamente, ogni singolo giorno, e che quasi nessun libro di testo insegna davvero. È vero. E oggi la puntata è proprio questa. 20 frasi che gli italiani veri usano ogni giorno. Non le frasi eleganti della grammatica, ma quelle che senti al bar, in ufficio, sull'autobus. Esatto, 20 frasi vive. E vi promettiamo una cosa, alla fine della puntata le riconoscerete ovunque, nei film, nelle canzoni, nelle conversazioni per strada. Allora partiamo subito con la prima, quella che mi hai appena lanciato addosso. Meglio tardi che mai. Letteralmente better late than never. Si usa esattamente come in inglese? Quasi. Ma noi la usiamo anche in modo ironico, e questo è importante. Se arrivi a una cena con un'ora di ritardo, qualcuno ti dirà «meglio tardi che mai», però con quel sorriso che significa «guarda che me ne sono accorto, eh». Verissimo. Oppure la usi con te stesso. Ho 40 anni e ho appena imparato ad andare in bicicletta. Meglio tardi che mai. Perfetto. Ripetiamola lentamente per chi ci ascolta. Meglio tardi che mai. Sentite come scorre? Meglio tardi che mai. E adesso la seconda frase, che è forse la più utile di tutta la lingua italiana, quando qualcosa va storto ma non è grave. Fa niente. Oh, fa niente. 2 parole piccolissime, un significato enorme. Ti rovescio il caffè sulla scrivania? Fa niente. Ti chiamo e sei occupata? Fa niente. Brichiamo dopo. Hai dimenticato di comprare il pane? Fa niente. C'è la pasta. È il modo italiano di dire non ti preoccupare, non è successo nulla di grave. E attenzione, si può rafforzare. Ma fa niente, dai. Con quel ma davanti diventa ancora più naturale. Fa niente. Provate a dirla ad alta voce adesso. Dove siete? Fa niente. E se qualcuno si scusa con voi, potete rispondere solo con queste 2 parole e sembrerete subito più italiani. Qualcuno vi dice «scusa il ritardo» e voi «fa niente». Oppure se il ritardo è il mio di oggi, fa niente, ma meglio tardi che mai. 2 frasi in una sola risposta. Vedete? Già state parlando come noi e siamo solo all'inizio. Allora, Giovanni, visto che sei arrivato in ritardo per colpa del tram, la terza frase di oggi te la meriti tutta. Cosa dice un italiano quando il tram si blocca per la terza volta nella stessa settimana? Bah, dice, ci risiamo. Ci risiamo. Ecco un'altra di quelle espressioni che i libri non ti insegnano mai e che invece senti 10 volte al giorno. Ci risiamo significa sta succedendo di nuovo e non sono per niente contento. C'è dentro tutta la stanchezza di chi ha già vissuto quella situazione. Il vicino accende il trapano alle 8 di domenica mattina? Ci risiamo. Il computer si blocca proprio mentre stai salvando? Ci risiamo. Piove il giorno del picnic come l'anno scorso? Ci risiamo. E sentite bene la pronuncia, perché è tutta attaccata. Ci risiamo. Ci risiamo. Non ci risiamo. Un'unica onda. Ci risiamo. E la quarta frase è la sorella maggiore di ci risiamo. Quando la cosa non solo si ripete, ma si ripete sempre uguale, con le stesse persone e le stesse scuse, allora diciamo siamo alle solite. Siamo alle solite. Questa è potentissima. Le solite sono le solite cose, le solite storie. Tuo fratello promette di aiutarti col trasloco e all'ultimo momento sparisce? Siamo alle solite. La riunione doveva durare mezz'ora e siamo ancora qui dopo 2 ore? Siamo alle solite. C'è dentro una rassegnazione molto italiana, quasi affettuosa. Non è vera rabbia, è quel sospiro che fai quando conosci già il finale del film. Facciamo un piccolo dialogo per sentirle insieme. Io sono la collega, tu sei tu. Pronto? Pronto? Giovanni, la stampante non funziona di nuovo. Ci risiamo. Ha mangiato un altro foglio? Sì, e l'assistenza dice che il tecnico arriva la settimana prossima. La settimana prossima? Siamo alle solite.
L'ultima volta il tecnico è arrivato dopo un mese. Perfetto. Avete sentito la differenza? Ci risiamo per il singolo momento che si ripete. Siamo alle solite per il copione intero che conosce a memoria. Adesso ripetete con noi, prima piano e poi a velocità naturale. Ci risiamo. Ci risiamo? Siamo alle solite. Siamo alle solite. Bravissimi. E non dimenticate che potete usarle anche con un piccolo sorriso, perché lamentarsi un po' per noi italiani è quasi uno sport nazionale. Quasi. Alessia è lo sport nazionale, altro che calcio. Andiamo avanti con 2 parole piccole ma potentissime. La quinta frase di oggi è per forza. Per forza. 2 parole e almeno 2 vite diverse. La prima vita. Per forza significa ovviamente. Certo, come potrebbe essere diversamente? Ti chiedo, hai fame dopo 10 ore senza mangiare? E tu rispondi, per forza. Cioè, è ovvio, non poteva andare diversamente. Il treno era in ritardo e hai perso la coincidenza? Per forza. Con 15 minuti di ritardo era impossibile prenderla. E la seconda vita, per forza, significa anche senza alternativa, obbligato. Devo per forza finire questo lavoro stasera. Non voglio, ma devo, non c'è scelta. Dobbiamo per forza invitare anche il cugino antipatico? Purtroppo sì, per forza. Sentite come cambia il tono. Nel primo caso è un'esclamazione, per forza. Nel secondo è quasi un lamento. Devo per forza. E adesso la sesta, che per me è una delle parole più italiane che esistano. Una parola sola. Ormai. Oh, ormai. Come la traduciamo? By now? At this point? Nessuna traduzione le rende giustizia. Ormai è il tempo che è passato e non torna più. Sono le 11 di sera e il progetto va consegnato a mezzanotte? Ormai è troppo tardi per rifarlo tutto. Il gelato si è sciolto? Ormai lo bevi col cucchiaino. Ma attenzione, ormai non è sempre triste. Può anche dire che una cosa è quasi fatta. Tranquillo, ormai ci siamo. Ancora 5 minuti e arriviamo. Oppure descrive un cambiamento definitivo. Ormai i ragazzi guardano tutto sul telefono. Il mondo è cambiato. Punto. C'è dentro filosofia in questa parola, un'accettazione serena delle cose. Ormai è andata così. Facciamo il nostro mini dialogo. Alessia, sono le 7:30. Il film comincia alle 8. Ce la facciamo? Col traffico del venerdì? Ormai è tardi, Giovanni. Anche partendo adesso arriviamo a metà film. E dobbiamo per forza vedere proprio quel film stasera? No, ma i biglietti li ho già pagati, quindi sì, per forza. Ormai è deciso allora. Andiamo e perdiamo l'inizio. Ripetete con noi. Per forza. Per forza. Ormai. Ormai. E fate attenzione alla R. Ormai. Non aspirata, ben rotolata. Ormai. 6 frasi fatte, 14 ancora davanti, e le prossime 2, ve lo anticipo, vi faranno fare bella figura al bar. Eccoci al bar allora. Giovanni ha appena assaggiato il tiramisù di un posto nuovo. Giovanni, com'è? Mica male questo tiramisù. Mica male davvero. Ed ecco la 7ª frase. Mica male, che letteralmente sembra dire non male, ma nasconde qualcosa in più. Perché mica è una parola tutta nostra. Serve a negare con forza, con sorpresa. Mica male vuol dire mi aspettavo poco e invece guarda è proprio buono. È il complimento all'italiana, mai esagerato, sempre un po' trattenuto. Se un italiano dice mica male, dentro di sé sta dicendo eccellente. Il nuovo appartamento di Marco? Mica male, sai, con la terrazza e tutto. Come canta quella band nuova? Mica male per essere il primo album. E potete rafforzarla, mica male affatto. Oppure usarla da sola, con le sopracciglia alzate, davanti a qualcosa di bello. Mica male. 8ª frase, e questa la adoro. Guarda caso. La usiamo quando una coincidenza è troppo perfetta per essere una coincidenza. Ah, guarda caso. Il collega sta male proprio il venerdì prima del ponte? Guarda caso. La squadra vince e guarda caso il giorno dopo tutti erano da sempre tifosi di quella squadra. Letteralmente è guarda il caso, guarda che combinazione. Ma il tono dice tutto. Non ci credo nemmeno un po' che sia un caso.
Però attenzione, si usa anche senza ironia, per una coincidenza vera. Stavo pensando a te e guarda caso mi hai chiamato proprio in quel momento. Vero. Il segreto è il tono. Con il sorriso è dolce, con il sopracciglio alzato è un'accusa. Piccolo dialogo. Tu hai organizzato una cena e io non volevo venire. Alessia, alla fine sei venuta alla cena di sabato? Sì, e guarda caso c'era anche quel ragazzo che, secondo te, non sapevi se veniva o no. Che combinazione, eh? Combinazione? Guarda caso avevi anche prenotato il tavolo per un numero pari di persone. Va bene, confesso. Ma la cena era mica male, no? Il cibo mica male, la compagnia meglio tardi che mai. Oh, colpito e affondato. Ripetiamo le due nuove, lentamente. Mica male. Mica male. Guarda caso. Guarda caso. E siamo a 8. Dopo la pausa immaginaria, 2 frasi per le sorprese, quelle belle e quelle che ti lasciano senza parole. Nona frase. Immagina, sei in riunione, tranquillo, e il capo ti chiede di presentare tu il progetto. Adesso, senza preavviso. Oh, così, su 2 piedi. Esatto, su 2 piedi. Significa immediatamente, senza preparazione, senza il tempo di pensarci. L'immagine è chiara. Sei lì, fermo sui tuoi 2 piedi, e devi decidere o rispondere in quel preciso istante. Non so risponderti su 2 piedi, fammi controllare. Frase utilissima in ufficio, tra l'altro. È il modo elegante di dire ho bisogno di tempo. Mi hanno chiesto di cantare al matrimonio, così, su 2 piedi. E io che non canto nemmeno sotto la doccia. E la 10ª frase è la cugina di su 2 piedi, ma vista dall'altro lato. Quando qualcosa arriva dal nulla, all'improvviso, diciamo che succede di punto in bianco. Di punto in bianco. Bellissima e strana. Il punto, il bianco. Pare che venga dal tiro dei cannoni, quando si sparava dritto, senza calcolare la distanza. Oggi significa senza nessun segnale, senza che nulla lo facesse prevedere. Stavamo parlando del più e del meno e di punto in bianco mi ha detto che si trasferisce in Australia. Il telefono funzionava benissimo e di punto in bianco è morto. Schermo nero. La differenza con su 2 piedi. Su 2 piedi riguarda te che devi reagire subito. Di punto in bianco riguarda la cosa che arriva all'improvviso. Di punto in bianco mi ha fatto quella domanda e io non sapevo che dire, così, su 2 piedi. Perfetta, le hai messe tutte e due nella stessa frase. E adesso, momento pratica. Facciamo il gioco della situazione. Io descrivo, voi scegliete la frase giusta. Pronti? Prima situazione. Il tuo migliore amico, senza nessun avviso, annuncia che si sposa tra un mese. La notizia arriva. Di punto in bianco. Seconda situazione. Al colloquio ti chiedono quanto vuoi guadagnare e tu devi rispondere lì, subito. Su 2 piedi. Terza situazione. Ripasso delle vecchie. Assaggi la pizza di un forno nuovo e, sorpresa, è ottima. Cosa dici? Mica male questa pizza. E se il forno chiude proprio quando arrivi tu, come la settimana scorsa e quella prima ancora? Ma ci risiamo. Quarta situazione. Tua sorella ti annuncia al telefono, senza nessun preavviso, che ha comprato casa. La notizia arriva. Di punto in bianco. E io rispondo complimenti, anche se dentro penso e me lo dici così. Quinta e ultima situazione. Ti chiedono di fare un discorso al compleanno della nonna, adesso, col bicchiere già in mano. Di punto in bianco. E lì o improvvisi o ti nascondi dietro la torta. E adesso il ripasso sonoro delle prime 10, tutte di fila, lentamente. Ripetete dopo di noi, una per una. Meglio tardi che mai. Fa niente. Ci risiamo. Siamo alle solite. Per forza. Ormai. Mica male. Guarda caso. Su 2 piedi. Di punto in bianco. Sentite che musica tutte insieme. Bravissimi. 10 frasi fatte. Siamo esattamente a metà strada. E la seconda metà comincia con una frase per i momenti in cui non c'è più niente da perdere. 11ª frase. Sono le 6 di sera. Il treno è cancellato. Il prossimo parte tra 2 ore. Che fai? Ti arrabbi? Ma a questo punto tanto vale prendere un caffè con calma e aspettare. Ecco, tanto vale. Quando la situazione è quella che è
e allora conviene almeno scegliere l'opzione migliore rimasta. Tanto vale è la logica del visto che non posso cambiare le cose, faccio la mossa più sensata. Ho già sbagliato strada? Tanto vale fermarsi a mangiare qui, che sembra un bel posto. Siamo rimasti solo noi due in ufficio? Tanto vale finire il lavoro adesso e domani stare tranquilli. Sentite la costruzione. Tanto vale più il verbo all'infinito. Tanto vale aspettare. Tanto vale provare. Tanto vale dirlo subito. E la 12ª frase è quella delle previsioni pessimistiche, che noi italiani facciamo benissimo. Va a finire che... Ah, va a finire che... Il futuro annunciato con rassegnazione. Va a finire che piove proprio domenica, vedrai. Continui a rimandare la prenotazione? Va a finire che non troviamo più posto. Mangia sempre di corsa davanti al computer. Va a finire che gli viene il mal di stomaco. È come dire, conosco già il finale di questa storia e non è un bel finale. Però attenzione, a volte la usiamo anche col sorriso. Continua così e va a finire che divento il tuo fan numero 1. Facciamo il dialogo, che queste due insieme sono uno spettacolo. Alessia, la macchina fa un rumore strano da una settimana. E tu naturalmente non l'hai portata dal meccanico. Non ho avuto tempo. Va a finire che mi lascia a piedi in autostrada, lo so già. A questo punto tanto vale portarla domani mattina presto, no? Prima che succeda davvero. Hai ragione. Tanto domani devo per forza passare da quella zona. Visto? 3 frasi in 3 battute. State diventando bravissimi anche voi a incastrarle. Ripetiamo le due nuove. Tanto vale. Tanto vale. Va a finire che. Va a finire che... 12 fatte. E adesso arriva la mia parte preferita di tutta la puntata, la famiglia del numero 4. Oh, il 4, il numero più lavoratore della lingua italiana. Non andate via, perché le prossime 3 frasi hanno tutte lo stesso numero dentro. Eccoci alla famiglia del 4. 13ª frase. In 4 e 4 8. In 4 e 4 8. Viene dall'aritmetica. 4 più 4 fa 8. Il conto più facile del mondo. Quello che risolvi in un lampo. E infatti significa proprio questo, velocissimamente, in un attimo. Ha sistemato tutto in 4 e 4 8. Il tecnico è arrivato e in 4 e 4 8 la lavatrice funzionava di nuovo. Magari fosse sempre così, eh? Preparo io la cena, tranquilli. In 4 e 4 8 è pronta. Spaghetti, aglio e olio, ovviamente. Il piatto ufficiale del 4 e 4 8. 14ª frase, sempre col 4. Farsi in 4. Farsi in 4, dividersi in 4 pezzi per riuscire a fare tutto. È l'immagine di chi si impegna oltre ogni limite per qualcuno. Mia madre si è fatta in 4 per farci studiare tutti e 3. Questa frase ha dentro tanto amore, sentite? Si fa in 4 per i suoi clienti, per questo lo scelgono tutti. Sacrificio, generosità, dedizione totale. E la differenza con lavorare tanto? Farsi in 4 è sempre per qualcuno o per qualcosa. C'è un beneficiario. Ci si fa in 4 per la famiglia, per gli amici, per un sogno. E la 15ª, per chiudere il trio, beh, questa il 4 non ce l'ha, ma ci sta benissimo vicino. Detto fatto. Detto fatto! 2 participi, 0 perdite di tempo. Appena l'ho detto era già fatto. Ti serve un passaggio in stazione? Detto fatto. Prendo le chiavi e partiamo. Ho chiesto al cameriere un altro po' di pane e, detto fatto, il cestino era di nuovo pieno. Si usa anche per raccontare. Gli ho proposto di aprire il negozio insieme e lui, detto fatto, il giorno dopo aveva già trovato il locale. È la frase delle persone concrete, poche chiacchiere. Detto fatto. Mini dialogo con tutta la famiglia. Alessia, domani trasloco io. Ho paura che ci vorranno 3 giorni. Ma figurati, chiamiamo i ragazzi, ognuno prende uno scatolone e in 4 e 4 8 abbiamo finito. Davvero verreste tutti ad aiutarmi? Certo, per gli amici ci si fa in 4, no? Tu chiedi e noi arriviamo. Allora ve lo chiedo ufficialmente. Mi aiutate? Detto fatto, domani alle 9 siamo da te col furgone. Oh, il furgone l'avevi già prenotato, vero? Guarda caso, sì? 15 frasi, ne mancano 5. E le prossime 2 parlano di segreti e di fiducia. 16ª frase. Giovanni, ti confido una cosa, ma deve restare tra noi. Stiamo organizzando una festa a sorpresa per Marta. Oh, bellissimo! Non dirò una parola. Mi raccomando, acqua in bocca? Acqua in bocca. Ed ecco la frase.
Immaginate di avere la bocca piena d'acqua. Potete parlare? No. Ed è proprio questo il punto. Tenere un segreto. Te lo dico, ma acqua in bocca fino a sabato. Nessuno deve saperlo prima della festa. E funziona anche come risposta, da sola. Qualcuno ti racconta un segreto e tu prometti acqua in bocca, cioè da me non uscirà niente. I bambini la imparano prestissimo questa. Acqua in bocca sul regalo della mamma, eh? E la 17ª frase è la sorella della fiducia. Ci conto. Ci conto. Contare su qualcosa o qualcuno significa appoggiarsi, fidarsi, e ci conto racchiude tutto in 2 parole. Mi fido di te, non deludermi. Vieni sabato ad aiutarmi col trasloco? Sì? Allora ci conto. E da quel momento è quasi un contratto. Mi prometti che stavolta arrivi puntuale alla registrazione? Ci proverò. No, non ci provo. Dimmi, ci puoi contare? Va bene, ci puoi contare. Ecco l'altra faccia della frase. Ci puoi contare, cioè te lo garantisco io. Le 2 si rispondono perfettamente. Uno dice, mi raccomando, ci conto, e l'altro risponde, tranquillo, ci puoi contare. Mini dialogo completo, con anche un ritorno delle vecchie frasi. Alessia, ho un colloquio importantissimo giovedì. Non dirlo a nessuno in ufficio, per favore. Acqua in bocca, promesso. E come ti senti? Agitato, se mi chiedono di presentare qualcosa su 2 piedi io svengo. Ma no, preparati le 3 cose fondamentali e vedrai che rispondi in 4 e 48 a qualsiasi domanda. Mi aiuti a fare le prove stasera? Certo, per gli amici mi faccio in 4, lo sai. Alle 8 da me? Detto fatto, porto io la pizza. E io ci conto, niente ritardi stavolta. Meglio tardi che... No, va bene, puntuale. Ci puoi contare. 17. Ne mancano 3 e sono 3 piccole perle per chiudere in bellezza. 18ª frase. E questa descrive una qualità bellissima nelle persone. Essere alla mano. Alla mano. Una persona alla mano è semplice, accessibile, senza arie. Puoi parlarle facilmente, ti mette a tuo agio. Il nuovo direttore com'è? Guarda, molto alla mano. Il primo giorno è venuto lui a presentarsi a tutti. Scherzava, ci ha offerto il caffè. È il complimento perfetto per qualcuno di importante che non se la tira. Un attore famoso ma alla mano. Un professore alla mano che puoi fermare nel corridoio per una domanda. L'immagine è proprio quella della mano. Una persona a portata di mano, raggiungibile. Il contrario di distante. 19ª frase. E qui serve tutta la teatralità italiana. Ma che? Ma che? La negazione più energica e più musicale che abbiamo. Ma che è no, ma con l'orchestra dietro. Qualcuno ti chiede, ti sei riposato questo weekend? E tu, ma che riposo, ho imbiancato tutta la casa. Hai vinto qualcosa all'otto? Ma che? Nemmeno €1, come sempre. Si usa da sola o con la parola che nega. Ma che vacanze, ma che dieta, ma che tranquillità. Quello che segue ma che viene spazzato via. E sentite il suono. Ma che? L'accento è tutto sulla fine, secco. Ma che? E infine la 20ª, la frase dei disastri sfiorati per 1 millimetro, per un pelo. Oh, per un pelo. Un pelo, la cosa più sottile che esista. Quando qualcosa succede o non succede per una distanza così piccola, è per un pelo. Ho preso il treno per un pelo. Le porte si sono chiuse un secondo dopo di me. La macchina non mi ha investito per un pelo. Brutto esempio, ma verissimo nell'uso. Ho passato l'esame per un pelo. 18, il voto minimo. Ma passato è passato. E spesso ci mettiamo davanti un bel ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta per un pelo. E prima del gran finale ripassiamo le ultime 10 come abbiamo fatto con le prime. Lentamente, una per una. Ripetete con noi. Tanto vale. Tanto vale. Va a finire che. In 4 e 48. Farsi in 4. Detto fatto. Acqua in bocca. Ci conto. Alla mano. Ma che? Per un pelo. E con questa siamo al completo. 20 frasi, le abbiamo fatte tutte. Come vi sentite? Io direi che meritiamo tutti il gioco finale. Il grande ripasso. Io racconto la mia giornata di oggi, quella vera, e voi a casa contate quante delle 20 frasi riuscite a riconoscere. Alessia mi controlla. Penna in mano, o anche solo orecchie aperte. Giovanni, racconta, com'è andata oggi?
Preparatevi perché la mia giornata di oggi è stata un festival di queste frasi. Allora, la mia giornata. Stamattina la sveglia non ha suonato. Mi sono alzato tardi e ho pensato, ci risiamo, è la seconda volta questa settimana. Prima frase, continua. Ho perso il tram per un pelo, le porte chiuse davanti al naso. E ho pensato, va a finire che arrivo in ritardo pure oggi. E infatti, siamo alle solite. 3 in una frase sola. Poi? Al bar sotto lo studio, il barista nuovo, molto alla mano, tra l'altro, mi ha preparato il caffè in 4 e 48. Gli ho detto, mica male questo espresso. E lui, guarda caso, è la miscela nuova, arrivata proprio oggi. 6, 7, 8. E la storia continua? Arrivo qui e tu mi chiedi se sono pronto a registrare subito, così, su 2 piedi. Io volevo rimandare, ma ormai eravamo qui tutti e 2, quindi ho pensato, tanto vale cominciare. 11. E il finale? Il finale lo sapete, sono entrato scusandomi. Tu mi hai detto, meglio tardi che mai. Io ho risposto, fa niente, al tuo sguardo giudicante. Il mio sguardo non giudicava. Ma che? Giudicava e come? Comunque, 13 frasi in una giornata sola. Le altre 7 le lascio a voi. Compito a casa allora. Le 20 frasi di oggi sono meglio tardi che mai, fa niente, ci risiamo, siamo alle solite, per forza, ormai, mica male, guarda caso, su 2 piedi, di punto in bianco, tanto vale, va a finire che, in 4 e 48, farsi in 4, detto fatto, acqua in bocca, ci conto, alla mano, ma che, e per un pelo. Tutte d'un fiato, mica male Alessia. Il vostro compito, sceglietene 3, solo 3, e usatele questa settimana in una conversazione vera, con un amico italiano, con un messaggio vocale, anche solo parlando da soli mentre cucinate. E scriveteci nei commenti quali 3 avete scelto. Leggiamo tutto, sempre, ci potete contare. Se la puntata vi è piaciuta, sapete cosa fare. Un like ci aiuta in 448 e l'iscrizione, tanto vale farla adesso, no? Uditela, la pubblicità fatta con le frasi della lezione. Alla prossima puntata, amici. E mi raccomando, niente scuse tipo ormai è troppo tardi per imparare l'italiano. Mai troppo tardi. Meglio tardi che mai. Sempre. A presto. Ciao ciao!